Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa combo di ESC e Flight Controller. Si tratta dello stack Ziz, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Lo stack arriva in questa scatolina in plastica con le componenti a vista e tutto il contenuto della confezione riportato nella parte inferiore. Lo stack infatti raggruppa le tre componenti principali che vengono vendute anche separatamente. Abbiamo il Flight Controller Ziz FS7, gli ESC Ziz 4in1 60A e il sistema di LED Ziz. Ognuno di questi viene fornito con i relativi accessori. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il Flight Controller con i suoi accessori, l'ESC con i suoi accessori e il sistema di LED Ziz. Vediamo ora tutte le componenti nel dettaglio. In descrizione vi lascio il link di navigazione per andare subito alla parte che preferite. Inoltre, sempre in descrizione vi lascio la playlist con tutti i video che realizzerò su questo stack. Parte 1. Flight Controller. Prima di vedere la scheda diamo uno sguardo agli accessori che ci vengono forniti in dotazione. Abbiamo 4 stand-off in metallo, un cavo per collegare gli ESC, 2 soft mount di scorta, dei pin e un connettore per gli ESC generico. Il connettore generico è smontato in quanto ogni ESC 4in1 ha un layout specifico, in questo modo potete sistemare i fili facendoli corrispondere al vostro modello. Abbiamo un connettore da 10 e uno da 8 in modo da potersi adattare ai vari 4in1 presenti in commercio. Per quanto riguarda il Flight Controller abbiamo una scheda 30x30, ma notiamo subito che non ha una forma convenzionale. Infatti la Ziz rimane leggermente spostata all'indietro, questo per garantire una migliore gestione della videocamera FPV nei frame più stretti. Vediamo ora le specifiche della scheda. Il processore è un FS7 che ci dà la massima potenza di calcolo e il maggior numero di porte UART disponibili. Le UART infatti sono 6, quindi possiamo collegare tutte le periferiche che ci servono come GPS, ricevente, VTX e così via. Il giroscopio è il classico M+6000 che è lo standard per i droni FPV. Nei fori abbiamo anche i gomini per isolarlo dalle vibrazioni causate dal frame. Nella scheda abbiamo un back a 5V da 3A. Grazie a 3A possiamo collegare contemporaneamente sulla linea 5V, VTX, ricevente, LED e GPS. Qui abbiamo una memoria flash da 128 MB per registrare i log della black box. Questa quantità di memoria permette di archiviare svariati log e non far rimpiangere la microSD. Questo connettore è per gli ESC 4in1. Se preferite potete saldare i fili direttamente sulla scheda, anche se con i connettori non ho mai avuto particolari problemi. Questi 4 connettori sono per il collegamento dei LED, li vedremo in maniera più approfondita nel corso della recensione. Sul lato superiore della Ziz FS7 notiamo subito questi due riquadri che sono dedicati alle riceventi e VTX della TBS. In particolare ci riferiamo alla TBS Unify Pro 32 Nano e alla TBS Crossfire Nano RX. Utilizzando i pin che ci vengono forniti in dotazione colleghiamo VTX e ricevente nella parte superiore della scheda. In questo modo riusciamo ad ottenere una build estremamente compatta e allo stesso tempo molto semplice da gestire. Se comunque non avete il sistema Crossfire e volete usare un'altra VTX potete farlo senza problemi, perché sono presenti tutte le connessioni per collegare VTX e riceventi di altre marche. Infatti possiamo usare questi pad all'interno per collegare le riceventi S-Bus, iBus e Spectrum. Per quanto riguarda l'alimentazione delle riceventi, il pad VRX può fornire 3.3 o 5V. Ponticelliamo il pad centrale e quello superiore di questa serie per attivare i 3.3V sul pad VRX, così da poter alimentare le riceventi Spectrum. Se invece abbiamo riceventi iBus o S-Bus, ponticelliamo il pad centrale e quello inferiore in modo da fornire i 5V che servono a questi riceventi per funzionare. Per quanto riguarda le riceventi FrSky non dobbiamo preoccuparci per eventuali inversioni, in quanto queste sono gestite direttamente dal processore FS7. Quindi colleghiamo senza problemi il cavo S-Bus in questo pad e quello SmartPort in questo. Per quanto riguarda la VTX, nel caso non stiamo usando una TBS Pro 32, abbiamo i classici pad alimentazione, Terra, Video Out e TX per telemetria Smart Audio o Tramp. Passando all'alimentazione della VTX possiamo scegliere se fornire a questo pad 5V o la tensione diretta della batteria.
Se la nostra VTX può funzionare con la tensione diretta della batteria, ponticelliamo il pad centrale con quello VBAT. Se stiamo usando una TBS Pro 32 o qualsiasi altra VTX a 5V, ponticelliamo il pad centrale di questa serie con quello a 5V. Nel momento in cui alimentiamo la VTX tramite back a 5V, sfruttiamo anche il filtro LC del Flight Controller. Questo aiuta ad avere un segnale pulito e privo di interferenze. La Ziz F7 ha anche integrato un sistema per disattivare completamente la VTX tramite switch del radiocomando. Questo funziona sia con VTX alimentate a 5V che direttamente dall'IPPO. Andiamo nel tab mod di Betaflight e come vedete abbiamo User 1 attivato. Questo è il comando che si occupa di accendere e spegnere la VTX. Come impostazione predefinita è sull'AUX 4, ma potete spostarlo nell'AUX che preferite. Di default la VTX è sempre spenta e bisogna attivare User 1 per accenderla. A questo punto possiamo procedere in tre modi. Il primo è lasciare la gestione della VTX in un AUX dedicato, in questo modo possiamo accenderla e spegnerla a nostro piacimento. Un'altra possibilità è mettere User 1 e ARM nello stesso AUX, in questo modo la VTX si accende quando il drone è armato. Questa a mio parere potrebbe essere la soluzione più pratica. L'ultima possibilità è tenere User 1 sempre attivo, mettendo il range da 1000 a 2000. In questo modo la VTX rimane sempre accesa e non dobbiamo preoccuparci di questa caratteristica. Disattivare la VTX comunque è utile per evitare che si scaldi quando il drone rimane per molto tempo fermo con la batteria collegata. Questo potrebbe capitare quando siamo in attesa che il GPS trovi i satelliti prima di partire o in gara quando siamo fermi nella griglia di partenza aspettando il via. Passando alla sezione videocamera la troviamo come sempre nella parte anteriore del Flight Controller. In questa serie di pad abbiamo tutto quello che ci può servire. Troviamo i classici 5V GND e VIN per il collegamento della videocamera FPV. In aggiunta troviamo anche un VBAT per usare un eventuale sensore di tensione della videocamera o in alternativa se preferite alimentarla direttamente dalla LiPo. Questi ultimi due pad sono l'RX e il TX della Ward 6, questo perché alcune videocamere, come ad esempio la Runcam Phoenix, hanno la connessione seriale con il Flight Controller. In questo modo possiamo visualizzare l'OSD interno della videocamera accedendovi dal radiocomando, senza bisogno di intervenire con il joystick esterno. Se la vostra videocamera non ha una connessione seriale potete collegare il cavo USB sempre nel pad TX6, andando però a sfruttare la funzionalità Cam Control di Betaflight. Il Cam Control è una sorta di emulazione software della connessione seriale e potrebbe non funzionare con tutti i modelli di videocamera, comunque vale sempre la pena provare. Ponticelliamo il pad centrale e quello Cam-C se vogliamo usare il Cam Control, oppure ponticelliamo il pad centrale e quello U6TX se vogliamo usare la connessione seriale della videocamera. Più sotto abbiamo i pad GND, RX5, TX5 e 5V. Si tratta quindi di una porta UART completa che ritorna particolarmente comoda nel caso vogliamo collegare un GPS. In questo punto abbiamo il tasto boot che serve per fare l'aggiornamento firmware, il target della scheda è Ziz F7. In un prossimo video vedremo nel dettaglio le procedure di upgrade. Qui abbiamo il chip dell'OSD per visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria, come RSSI, tensione batteria, coordinate GPS, eccetera. Qui in basso troviamo i pad per collegare un buzzer esterno e qui sopra abbiamo un 5V e una terra di riserva, da usare in caso di necessità. Per ultimo, ma non per questo meno importante, abbiamo il connettore USB per il collegamento al PC. Come potete notare si tratta di una USB tipo C. La Ziz F7 è il primo flight controller che propone questo tipo di USB, questo a sottolineare la voglia di portare delle componenti al passo coi tempi e di alta qualità. Parte 2. ESC. Veniamo ora agli ESC 4 in 1, gli accessori in dotazione sono 4 stand-off in metallo, 2 gomini di scorta, 2 condensatori e un connettore XT60. I condensatori sono dei low ESR da 470 microfarad a 35V, anche se ce ne vengono dati due ne dobbiamo usare solo uno, in quanto il secondo è di scorta. Anche nei condensatori dobbiamo rispettare la polarità, il negativo lo riconosciamo sempre da questa striscia grigia con dei meno. Nella base degli ESC sono presenti questi due fori per il condensatore, in questo modo risulta più semplice saldarlo alla scheda. Per quanto riguarda il connettore XT60 abbiamo dei cavi in silicone da 12 AVG che sono lunghi circa 8 cm.
Ritornando agli ESC, notiamo che la parte superiore è ricoperta da questo grosso dissipatore metallico che aiuta a mantenere bassa la temperatura degli ESC e quindi ne aumenta l'efficienza. Come riportato, la corrente continua è da 60 A. Per costruire questi ESC sono stati usati dei MOSFET Toshiba di alta qualità che garantiscono un picco massimo di 90 A. Nei fori di fissaggio abbiamo il soft mount, questo aiuta a rendere meno rigido lo stack e fa lavorare ancora meglio il flight controller. Il firmware degli ESC ZIZ è BLE-32, possiamo quindi usare i protocolli di SHOT e tutte le altre funzionalità che ci mette a disposizione questo firmware, come RPM filter, telemetria, musiche personalizzate e così via. In caso di necessità possiamo usare vecchi protocolli analogici come PWM, One Shot o Multishot, anche se io vi consiglio di usare D-Shot per sfruttare appieno tutte le caratteristiche che offre questo protocollo. Su questo lato abbiamo il connettore per il collegamento al flight controller, in alternativa ci sono i rispettivi pad per saldare i fili direttamente sulla scheda. Guardando il fondo degli ESC vediamo come sono presenti anche in questo verso i pad di collegamento per motori XT60, cosa che delle volte ritorna molto utile avere. Qui abbiamo 10 grossi condensatori ceramici che aiutano a filtrare il rumore degli ESC e danno un segnale più pulito. Nella parte bassa abbiamo questo resistore che indica la presenza del sensore di corrente, che serve per conoscere il consumo degli ampere. Usando la telemetria degli ESC possiamo conoscere anche i giri motore e la temperatura degli ESC, non sono caratteristiche fondamentali ma può tornare comodo averle. Parte 3. LED. Il sistema di LED ZIZ è composto da 4 piccole strisce LED, 4 cavi per il collegamento e 2 cavi di scorta. I LED sono lunghi circa 3 cm mentre il cavo è lungo 6 cm. Ogni striscia comprende 10 LED, quindi ne abbiamo 40 in totale. Il collegamento è molto semplice, basterà inserire un'estremità del filo nel LED e l'altra nel flight controller. I LED sono completamente configurabili su Betaflight nel tab specifico. Come impostazione predefinita abbiamo il tricolore sempre acceso, ma possiamo cambiare i colori a nostro piacimento o associare i LED ad un particolare stato di Betaflight. Ad esempio possiamo impostare un colore per il drone armato, un colore per la batteria, uno per il GPS e così via. Se vogliamo cambiare il colore a un LED lo selezioniamo, poi da qui scegliamo il colore. Betaflight ci offre una possibilità di personalizzazione dei LED molto ampia, la vedremo nel dettaglio in un prossimo video. Chi si avvicina a questo hobby potrebbe chiedersi effettivamente a cosa servono dei LED su un drone FPV. Prima di tutto, se state assemblando un drone in racing per delle gare, si rende obbligatorio avere un sistema LED. Se invece avete bisogno di pilotare il drone a vista, un sistema LED può aiutare a capire meglio la posizione e ci può dare indicazioni visive sui vari stati che si possono impostare da Betaflight. Infine i LED possono essere usati anche senza nessun particolare motivo, ma per dare un po' di colore e rendere il nostro drone più bello da vedere. Ed eccoci arrivati alla parte finale della recensione e sicuramente possiamo dire che abbiamo tra le mani un prodotto premium che si rivolge alla fascia alta di mercato. Per quanto riguarda il flight controller abbiamo tutte le caratteristiche migliori che al momento possiamo cercare, processore F7, soft mount, M+6000 e così via. Per quanto riguarda gli ESC, i 60 A di corrente continua sono veramente notevoli e non avremo nessun problema ad abbinarli a qualsiasi motore per mini quad a 5 pollici presente sul mercato. Il punto di forza di questo stack è sicuramente il prezzo, infatti le proposte della concorrenza sulla fascia alta rimangono mediamente più care. Considerando anche che viene incluso il sistema LED, il prezzo al quale viene proposto lo stack ZIZ è veramente ottimo. Per quanto riguarda i difetti non se ne trovano di particolari, a me di solito non piace avere dei pad da punticellare sulla scheda, ma è una cosa soggettiva. Quello che mi è piaciuto è sicuramente il fatto di poter creare una build molto compatta scegliendo le componenti giuste. Per chi sta assemblando un drone racing, questo stack è sicuramente un must. Allo stesso tempo, chi sta costruendo un drone da freestyle apprezzerà sicuramente un flight controller con queste caratteristiche e degli ESC che non mettono limiti alla scelta dei motori. Questa era la mia recensione dello stack ZIZ. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.